Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video iniziamo la parte operativa dell'attività di aggiornamento di InfluxDB dalla versione 1.8 alla versione 2.7. Nel video precedente ho fatto un recap di quali sono gli step che andrò ad eseguire e adesso iniziamo con la creazione di un ambiente parallelo all'attuale mio InfluxDB 1.8 in modo tale da poter testare l'aggiornamento prima di eseguirlo sulla vera e propria base dati. Utilizzando Docker questa attività diventa molto semplice in quanto creerò un container identico a quello che attualmente sta girando, farò il backup dall'attuale container per fare poi un restore sul nuovo container per ottenere una situazione identica a quella attuale e poi applicherò l'aggiornamento su questa versione di test. Iniziamo quindi con la creazione del container di test, copia del container originale. Bene, iniziamo dal nostro portainer che sta girando sul Raspberry dove c'è anche OpenHub e sul quale sta girando il container InfluxDB originale. Vado solo a vedere giusto qualche impostazione per vedere come l'avevo creato, principalmente su che volumi avevo montato. Quindi ho montato due volumi, uno per i backup, uno per i dati e poi ho montato il file di configurazione. Ok, quindi vado a ricreare il container nello stesso identico modo. Ovviamente devo creare i volumi chiamati diversamente perché devono essere indipendenti da questi. Per creare il volume possiamo farlo direttamente da Portainer, quindi andiamo su Volumes, aggiungiamo un volume e lo chiamiamo InfluxDB Test. Lasciamo tutto di default, poi creiamo InfluxDB Test Backup. Adesso dobbiamo andare a creare il file di configurazione che è una copia di quello attualmente utilizzato. Quindi vado sul Raspberry, sono già loggato, vado nella mia cartella in cui ho i file che configurano i container Docker, mi creo la cartella per il mio nuovo container, quindi InfluxDB test la chiamo, e poi mi copio la cartella di configurazione dalla cartella originale a questa nuova di test. Quindi se vado qui dentro ho la cartella conf con dentro il file di configurazione, quindi sarà questo il file di configurazione che andrò a montare nel mio nuovo container. A questo punto siamo pronti a creare il vero e proprio container. Allora ingrandisco un po'. Quindi dobbiamo lanciare il comando docker run, diamo un nome al container, lo chiamiamo InfluxDB test, lo lanciamo in modalità daemon, quindi in background, poi dobbiamo montare i vari dischi. Quindi il primo volume è docker InfluxDB test e lo montiamo sulla cartella var lib InfluxDB del container. Un altro volume è InfluxDB test backup che lo monto nella cartella /backup. Poi devo montare il file di configurazione che è in data docker influxdb test conf influxdb.conf e questo lo monto in etc influxdb.conf. Lo montiamo in sola lettura, quindi mettiamo due punti read only, poi decidiamo qual è l'immagine che vogliamo utilizzare per questo container, quindi influxdb.1.8 e poi diciamo che il file di configurazione è questo che ho montato in questo path. A questo punto siamo pronti, se non ho fatto errori dovrebbe partire. Mettiamo la password per il comando sudo. Ok, vediamo un po' se faccio un docker ps sempre col sudo. Ok, abbiamo il nostro InfluxDB test che dovremmo poter vedere anche direttamente qua su Portainer. Eccolo qua.
Ecco, ho dimenticato una cosa, che è la pubblicazione della porta, altrimenti non lo raggiungo da fuori. Quindi facciamo che lo stoppiamo. Devo dimenticare per forza qualcosa, quindi stoppiamo il container, sempre sudo. Rimuoviamo il container. Lo ricreiamo con lo stesso comando di prima, però mi devo ricordare, lo metto verso l'inizio, di mettere "-p". Dobbiamo pubblicare la porta 8086, però non posso pubblicarla sulla porta 8086 del Raspberry perché è già occupata dall'InfluxDB originale. Quindi gli cambio porta, gli metto un 1 davanti e la pubblico sulla 18086. In questo modo le due versioni possono coesistere tranquillamente. Ok, andiamo a vedere di nuovo su Portainer. Eccola qui. Ok, quindi adesso abbiamo il nostro InfluxDB ovviamente vuoto. La prima cosa che devo fare è creare le utenze. Quindi mi collego alla shell del container e tramite la CLI influx creo le utenze. Adesso ci autentichiamo con quest'utente. Ovviamente è vuoto il mio InfluxDB. A questo punto creo anche l'utente OpenHub, create user OpenHub with password test. Vediamo se è andata a buon fine. Ok, è andata a buon fine. E a questo punto siamo a posto, possiamo effettuare il backup dell'attuale InfluxDB e il restore su quest'istanza. Colleghiamoci allora al container dove sta girando l'attuale InfluxDB e facciamo il backup. Ci sono diversi modi per fare il backup, potrei farlo direttamente dal Raspberry lanciando il comando docker exec collegato al container eccetera, però per comodità lo faccio direttamente dal container InfluxDB. Quindi vado a cercare il mio container originale, mi collego alla sua shell, controllo solo la cartella di backup che è quella condivisa con Raspberry. Qui ho solo una cartella restore che ho usato l'altra volta, quindi posso effettuare il backup qua. Il backup si esegue con influx backup portable e poi gli si dice dove andare a metterlo. Lui fa il backup di tutti i database e adesso aspettiamo che finisca. Ok, abbiamo finito, verifichiamo solo che nella cartella db ci sia qualcosa. Perfetto. Ok, a questo punto torniamo sul Raspberry che fa da ponte tra la cartella backup di un container e dell'altro, spostiamo i file e poi effettuiamo il restore. Quindi torniamo sul Raspberry, facciamo un bel clear. Adesso mi collego con root perché è un po' più comodo lavorare con le cartelle dei volumi di OpenHub, perché se no l'utente standard non le può vedere. Quindi andiamo nella cartella dove ci sono tutti i volumi di Docker, dobbiamo andare in InfluxDB backup data e qui dentro dovrei vedere il backup. Perfetto. A questo punto io mi copio questa cartella db nella cartella del volume dell'altro container, quindi influxdb test backup. Ok, ha finito. Andiamo subito a vedere di aver fatto le cose giuste, quindi entro nella cartella di test di backup. Infatti ho sbagliato, l'ho copiato, dovevo copiarlo nella cartella underscore data e invece l'ho copiato nella cartella padre. Vabbè, lo muoviamo. In questo modo adesso ce l'ho qui. Perfetto. A questo punto posso andare su Portainer e collegarmi al container di test per effettuare il restore. Quindi qua possiamo uscire dal container originale, ci colleghiamo al container di test, andiamo a vedere la cartella di backup,
Ok, c'è il nostro DB. A questo punto influx-d restore -portable cartella DB. Vediamo se riesce. Ok, adesso aspettiamo che finisca. Bene, ha finito. A questo punto posso collegarmi al DB, mi autentico e verifico che ci siano i database OpenHub e Inverter. Devo fare ancora un passaggio per autorizzare l'utente OpenHub a lavorare su questi due database, quindi grant all privileges on OpenHub to OpenHub e poi grant all privileges on Inverter to OpenHub. Ok, a questo punto dovrebbe essere tutto a posto. Facciamo un test con Grafana per vedere se effettivamente i dati sono raggiungibili. Quindi apro Grafana, che sta girando sull'altro Raspberry. Questi vabbè sono i dati dell'InfluxDB standard. Vado a creare una nuova connessione, quindi un nuovo data source di tipo InfluxDB. Lo chiamo InfluxDB test. L'URL deve essere l'indirizzo IP del Raspberry su cui gira InfluxDB, però qua bisogna stare attenti perché la porta non è la 8086, perché se no mi collego al container standard, ma è la 18086, che è la porta che ho mappato sul container. Vado poi a dire che il database si chiama OpenHub, l'utente è OpenHub, la password test, il metodo HTTP io metto post e faccio il test. Ok, è andato bene. Andiamo a fare una explore, quindi vado a scegliere il data source InfluxDB test, mi prendo una misura, posso prendere, prendiamo il fotovoltaico, quindi energia, where item, dovremmo avere produzione fotovoltaico. Ok, togliamo la media, togliamo il group by, mettiamo gli ultimi 7 giorni e abbiamo qua il nostro grafico. Un giorno senza sole, vabbè, pazienza. Ok, quindi i dati si vedono. A questo punto posso cambiare la connessione al DB inverter, che è il DB su cui tengo i dati storici del fotovoltaico. Quindi vengo in questa connessione, gli cambio il nome del DB, faccio il test. Ok, ci sono 3 misure, torno su Explore, vado a prendiamo il dettaglio, anzi prendiamo la media giornaliera che è un po' più lunga. Ok, non ci sono dati, ma perché sto guardando le ultime 6 ore. Questi dati li importo dall'inverter, quindi non ce li ho aggiornati all'ultimo giorno di solito. Facciamo gli ultimi 7 giorni, ecco che li vediamo. Questo è più carino vederlo con le barre ed più che altro vedere più tempo, 6 mesi. Ok, questa vabbè è la media giornaliera di produzione. Ok, comunque i dati si vedono e quindi al momento abbiamo il database praticamente nella stessa situazione in cui è il database originale. A questo punto non ci rimane altro che effettuare l'aggiornamento, cosa che vediamo in un prossimo video, perché ho paura che poi questo video diventi troppo lungo.